Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo sottopiatto o centrino centrino per il cestino del pane, insomma ha più utilizzi. Veramente molto semplice da realizzare, è piuttosto pieno e mi piace perché comunque è veramente molto moderno con questi quadrati stilizzati all'interno e quindi ho voluto proporlo anche a voi. Ho usato il cotone fiocco della Tre Sfere nella variante gialla che sono andata a lavorare con un uncinetto del 3,5. Poi ovviamente avremo bisogno di una forbice e un ago da lana per poter nascondere le codine. Con questo filato, questo uncinetto e la mia mano, questo centrino o sottopiatto ha 32 centimetri di diametro, 33 centimetri di diametro. Ovviamente se voi avete una mano più stretta o più larga, usando lo stesso filato, lo stesso uncinetto, vi risulterà o più grande o più piccolo in base alla mano che avete. E ovviamente anche se cambiate il filato, ne usate uno più sottile con un uncinetto più sottile, sarà più piccolo. Se ne usate uno più grosso con un uncinetto più grosso, il centrino risulterà più grosso. Detto questo, passiamo alla lavorazione. Iniziamo il nostro lavoro facendo 8 catenelle. E che vado a chiudere con un punto bassissimo. Dopodiché salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, ne aggiungo una di separazione. Dopodiché rientro nel cerchietto, faccio un punto alto, una catenella di separazione, rientro, punto alto, catenella di separazione, rientro, punto alto, catenella di separazione e andiamo avanti finché siamo arrivati ad un totale di 16 punti alti con ognuno dei punti alti deve avere una catenella di separazione. Ci vediamo quando ho finito i miei 16 punti alti. Realizzato il mio 16° punto alto, faccio l'ultima catenella di separazione, vado a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella dal basso delle 3 catenelle che vanno a sostituire il mio primo punto alto. E abbiamo fatto il giro numero 1. Dopodiché cammino con un punto bassissimo nello spazio della catenella e salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto e 2 di separazione, un totale di 5. Entro nell'archetto successivo, praticamente nello spazio formato dalla catenella, con un punto alto. Faccio 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nello spazio successivo e faccio un punto alto. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, spazio dopo, punto alto. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, spazio successivo, punto alto e vado a finire il giro in questa maniera. Quindi lavoreremo un punto alto ogni spazio formato da una catenella con 2 catenelle di separazione. Ci vediamo alla fine del giro. Fatto l'ultimo punto alto, aggiungo le 2 catenelle di separazione e vado a chiudermi nella terza catenella partendo dal basso. Delle prime 3 catenelle vanno a sostituire il primo punto alto e abbiamo fatto il giro numero 2. Quindi saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, entro nell'archetto che ho subito dopo e lavoro 3 punti alti. Dopodiché vado nel punto alto e qui il posto dove entrare, quindi spostate i punti che avete fatto in precedenza se non lo vedete, se no vi perdete i punti e non vi trovate più. E faccio un punto alto, dopodiché entro nell'archetto successivo, faccio 3 punti alti, sposto i miei punti, entro nel punto alto e faccio un punto alto. Faccio di nuovo 3 punti alti nell'archetto che viene dopo, prendo il filo, entro nel punto alto e faccio il punto alto. Praticamente dovremo andare avanti a lavorare tutto il giro in questa maniera.
Dove troviamo il punto alto, lavoriamo il punto alto, dove c'è l'archetto, lavoriamo 3 punti alti nello stesso archetto di base. Salgo con 3 catenelle, ne aggiungo 2 di separazione, prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto alto. Aggiungo 2 catenelle, prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto alto. 2 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto alto. Dovremo lavorare tutto il giro con questa sequenza: un punto alto, 2 catenelle, salto un punto di base, faccio un punto alto e ci vediamo alla fine del giro. Vado a fare le ultime 2 catenelle di separazione e vado a chiudermi con un punto bassissimo. In totale dovremmo avere 32 archetti. Io li ho già contati, erano... In totale dovremmo avere 32 archetti. Dopodiché salgo con 3 catenelle, aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel punto alto successivo e faccio un punto alto, quindi salto le catenelle, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel punto alto successivo e faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel punto alto successivo e faccio un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel punto alto successivo, faccio un aumento formato da punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. E ho fatto il mio primo aumento. Faccio 2 catenelle di separazione, vado nel punto alto e faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nel punto alto e faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nel punto alto e faccio un punto alto. Dopodiché farò l'aumento, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. Ripeto ancora l'operazione: 2 catenelle, entro nel punto alto, faccio un punto alto, 2 catenelle, entro nel punto alto, faccio un punto alto, 2 catenelle, entro nel punto alto, faccio un punto alto e sono 3. Lasciando perdere l'aumento sono 3. Una volta fatte 3 volte la sequenza di 2 catenelle punto alto, 2 catenelle punto alto, 2 catenelle punto alto, faccio le 2 catenelle e faccio l'aumento. Quindi punto alto, 2 catenelle e punto alto. Di nuovo 2 catenelle, punto alto numero 1, 2 catenelle, punto alto numero 2, 2 catenelle, punto alto numero 3, 2 catenelle, facciamo l'aumento, punto alto, 2 catenelle e punto alto, e riparto. 2 catenelle, vado nel punto alto numero 1, 2 catenelle, entro numero 2, 2 catenelle, entro nel punto alto ed è il numero 3, 2 catenelle, faccio l'aumento, punto alto, 2 catenelle e punto alto. Andiamo avanti a lavorare fino alla fine del giro. Quando arriveremo qui sulle 3 catenelle vanno a sostituire il primo punto alto, faremo l'ultimo aumento. Sono arrivata qui all'ultimo punto alto, ora faccio le ultime 2 catenelle, prendo il filo, entro nel primo punto alto che abbiamo fatto, cioè sotto le 3 catenelle, faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, vado a chiudermi con un punto bassissimo, ho fatto anche l'ultimo aumento
In totale dovremmo avere 8 aumenti. Dopodiché partiamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Entriamo nell'archetto formato dalle 2 catenelle, facciamo 2 punti alti. Entriamo nel punto alto, facciamo un punto alto. Archetto successivo, 2 punti alti. Punto alto, un punto alto. Archetto successivo, 2 punti alti. Fa un punto alto nel punto alto. Archetto successivo, punti alti. Entro nel punto alto dell'aumento e faccio un punto alto. Dovremmo avere in tutto 13 punti alti, compreso le 3 catenelle. 13, ok, perfetto. Dopodiché facciamo 3 catenelle di separazione, saltiamo le catenelle dell'aumento, entriamo nel punto dell'aumento e ripetiamo la stessa operazione, quindi un punto alto nel punto alto dell'aumento, 2 nelle 2 catenelle, 1 nel punto successivo, 2 nelle catenelle, 1 nel punto successivo, 2 nelle catenelle, 1 nel punto, 2 nelle catenelle. Qui c'è il punto dell'aumento, entro e faccio un punto. Controlliamo che siano 13 e 13 sono 3 catenelle. Salto le catenelle dell'aumento, che l'aumento non è nient'altro che un punto V, entro nel punto alto, questo, e ripeto l'operazione. Quindi 2 punti alti dove ci sono le 2 catenelle, un punto alto sul punto alto fino al punto dell'aumento. Dopodiché faccio 3 catenelle, entro nel secondo punto dell'aumento e vado avanti con i miei 13 punti alti. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata all'ultimo gruppo di 13 punti alti. Ora vado a fare le mie ultime 3 catenelle, vado a chiudermi sempre con un punto bassissimo. Dopodiché saliamo con 3 catenelle e saranno il nostro primo punto alto. Entro nel punto successivo e faccio un punto alto. Entro in quello dopo e faccio un altro punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione. Vado nel punto successivo all'ultimo che abbiamo lavorato, quindi nell'ordine, entro nel punto numero 4 e faccio un punto bassissimo, dopodiché ne faccio altri 6. Un punto bassissimo l'ho già fatto, ne dovremo fare altri 6 per un totale di 7. Quindi uno è fatto, 2, 3, dobbiamo camminare punto su punto, 4, 5, 6 e 7. Col settimo punto bassissimo siamo arrivati al quartultimo punto del gruppo di 13. Quindi saliamo con 3 catenelle e saranno il nostro primo punto alto. Dopodiché vado nel punto successivo, faccio un punto alto, in quello dopo faccio un punto alto, in quello dopo ancora faccio un punto alto. Quindi in totale, compreso le 3 catenelle, avremo 4 punti alti, come qui in totale, compreso le 3 catenelle iniziali e quelle successive, abbiamo 4 punti alti. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto sottostante e faccio un punto alto.
2 catenelle di separazione, entro nel punto alto, faccio un punto alto, entro nel secondo, faccio il punto numero 2, entro nel terzo, faccio il punto numero 3, 3 catenelle, entro nel quarto punto, faccio un punto bassissimo, dopodiché ne aggiungo altri 6, mi fermo al quartultimo punto, 3 catenelle, entro nel punto successivo, punto alto, in quello dopo punto alto, in quello dopo ancora punto alto, e abbiamo ottenuto 4 punti alti compreso le 3 catenelle, camminato con i punti bassissimi, e 4 punti alti compreso le 3 catenelle. Ora rifacciamolo un'altra volta insieme. 2 catenelle di separazione, qui ho l'archetto, prendo il filo, entro nell'archetto, faccio punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nel primo punto utile del gruppo di 13 e ne faccio 1, entro in quello dopo 2, in quello dopo ancora 3, 3 catenelle, entro nel punto alto successivo, punto bassissimo, ed è il numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e sono al quartultimo punto, salgo con 3 catenelle, entro nel punto successivo, punto alto, in quello dopo punto alto e nell'ultimo punto alto. E anche qui abbiamo ottenuto i nostri 4 punti alti compresi le 3 catenelle sia da una parte che dall'altra, i 4 punti alti da tutte e due le parti separati dai punti bassissimi. Adesso 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto punto alto, 2 catenelle e riparto. Lavoreremo tutto il giro così. Ho finito l'ultimo gruppo di punti alti, ho fatto 2 catenelle, prendo il filo, vado nell'ultimo archetto utile, faccio il mio punto alto, 2 catenelle e vado a chiudere il giro. Dopodiché risalgo con le mie 3 catenelle, che contiamo come punto alto, entro nel punto successivo, faccio un punto alto, in quello dopo un punto alto e sull'ultima delle 3 catenelle, queste, faccio un punto alto. Aggiungo 5 catenelle di separazione, prendo il filo, salto tutti questi punti, entro nella terza catenella partendo dal basso delle 3 catenelle che sostituiscono il primo punto del prossimo gruppo e faccio un punto alto. Dopodiché vado a lavorare gli altri 3 punto su punto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel punto centrale, questo qui, questo solitario, e faccio un punto V formato da punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. Due catenelle di separazione, mi sposto nel primo punto alto utile, vado a lavorare punto alto, devo averne un totale di 4, quindi entro nel secondo e faccio il numero 2, entro nel terzo faccio il numero 3 e entro nella catenella e faccio il numero 4, 5 catenelle di separazione,
prendo il filo, entro in questo gruppo nella catenella che sarà il nostro primo punto alto, faccio il punto numero 1, in quello successivo faccio il numero 2, in quello dopo il numero 3 e nell'ultimo il 4. Dopodiché 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel punto alto da solo, faccio il mio aumento formato da punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto alto, vado a fare il numero 1, numero 2, numero 3 e qui nella catenella il numero 4. 5 catenelle di separazione, vado qui nella catenella, prendo il filo e faccio il mio punto numero 1 del gruppo successivo, nel secondo il numero 2, nel terzo il numero 3 e nell'ultimo il numero 4. 2 catenelle, prendo il filo, punto solitario, punto alto, 2 catenelle e punto alto, 2 catenelle e riprendo a lavorare come ho lavorato questi gruppi. Non badate se si arriccia, perché dopo con una stirata andrà tutto a posto, sarà perfettamente rotondo. Quindi ci vediamo quando ho finito il giro. Ho fatto il mio ultimo gruppo di 4 punti alti, ora andremo a concludere il giro con le 2 catenelle, entro nel punto alto da solo, faccio punto alto, 2 catenelle, punto alto nello stesso punto di base, 2 catenelle e chiudo il giro col punto bassissimo. Salgo con 3 catenelle, sarà il nostro punto alto numero 1. Adesso dobbiamo andare a riprodurre come in questo giro qua i 13 punti alti, quindi uno l'abbiamo già fatto, entriamo in questi punti alti e ne avremo un totale di 4. Dopodiché qui abbiamo le 5 catenelle, entriamo e lavoriamo un punto alto per ogni catenella, entriamo proprio dentro la catenella, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, più i 4 che abbiamo già fatto sono 9, più i 4, gli ultimi 4 diventano 13 e abbiamo riprodotto il nostro gruppo di 13 punti alti. Contiamo per sicurezza. 13, perfetto. Dopodiché andremo a fare 2 catenelle, entriamo nel punto alto del punto V, punto alto, 2 catenelle, entriamo con un punto alto nell'archetto formato dalle 2 catenelle, dopodiché facciamo 2 catenelle di separazione, entriamo nel punto alto successivo, 2 catenelle e riprendiamo, andiamo a fare il nostro gruppo di 13 punti alti, quindi 1, 2, 3, 4, poi entro nelle catenelle, 5, 6, 7, 8, 9, dopodiché ho il punto alto, 10, 11, 12 e 13.
e abbiamo riprodotto il nostro gruppo di 13 punti alti. Quindi adesso facciamo 2 catenelle, entriamo nel primo punto alto che troviamo con un punto alto, 2 catenelle, entriamo al centro, un punto alto, 2 catenelle, entriamo nel punto alto successivo, un punto alto, e andiamo a ripetere questa sequenza per tutto il giro. Ho lavorato fino alla fine del giro, ora vado a completare con le 2 catenelle e chiudo col punto bassissimo. Risalgo con le solite 3 catenelle, ne aggiungo 2 di separazione, prendo il filo, salto 2 punti di base, 1, 2, entro nel terzo e faccio punto alto, 2 catenelle di separazione, salto i 2 punti di base, entro nel terzo, punto alto, 2 catenelle di separazione, salto i 2 punti di base, entro nel terzo, punto alto, 2 catenelle, salto i 2 punti, entro nell'ultimo del gruppo punto alto. Dovremo avere 4 archetti per ogni gruppo di punti alti. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel primo punto alto utile, faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto centrale dei 3 e faccio punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, entro nel punto successivo e faccio punto alto. Dopodiché faccio ancora le 2 catenelle di separazione, entro nel primo punto utile del gruppo di 13, faccio punto alto, 2 catenelle, salto 2 punti di base, entro nel numero 3, punto alto, 2 catenelle, salto 2 punti di base, entro nel terzo, punto alto, 2 catenelle, salto 2 punti di base, entro nel terzo, punto alto, 2 catenelle, entro, salto 2 punti di base, entro nel terzo che è anche l'ultimo del gruppo, punto alto. Dopodiché faccio le mie 2 catenelle, passo nel punto alto successivo con un punto alto, 2 catenelle, entro nel punto alto centrale e faccio il punto alto, 2 catenelle, nello stesso punto di base metto un altro punto alto, 2 catenelle, entro nel punto alto successivo, punto alto, 2 catenelle, vado nel primo punto alto utile e ripeto la sequenza e ci vediamo alla fine del giro. Ho finito di lavorare sopra il mio ultimo gruppo di punti alti, quindi faccio le mie 2 catenelle, vado sul punto alto, 2 catenelle, entro nel punto alto centrale, faccio punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, entro nel punto successivo, punto alto, 2 catenelle e vado a chiudere col punto bassissimo nella terza catenella partendo dal basso. Ovviamente se vedete che si arriccia, comunque il lavoro, se avete seguito tutti i passaggi che ho fatto io, il lavoro è giusto. Dopodiché bisognerà dargli una stirata per dargli la sua forma. Detto questo, passiamo al giro successivo. Risalgo con 3 catenelle, dopodiché lavoreremo punto su punto fino al punto V. Quindi cosa facciamo? Qui abbiamo 2 catenelle, facciamo 2 punti alti, qui abbiamo il punto alto, facciamo un punto alto, qui abbiamo 2 catenelle, facciamo 2 punti alti, qui entriamo nel punto, ne facciamo 1, qui abbiamo le 2 catenelle, ne facciamo 2, entriamo nel punto, ne facciamo 1, 2 catenelle, 2 punti alti,
entriamo nel punto, facciamo un punto alto, 2 catenelle, 2 punti alti, entriamo nel punto, punto alto, 2 catenelle, 2 punti alti, entriamo nel punto, facciamo un punto alto, dopodiché qui abbiamo il punto V, proprio in questo punto, e dovremmo lavorare all'interno 5 punti alti. Quindi entriamo, facciamo 5 punti alti. Dopodiché entro nel punto alto che ho subito dopo e faccio un punto alto. Tutto il giro si sviluppa in questa maniera, quindi lavoreremo punto su punto da qui a qui, quindi dove c'è il punto alto, 2 catenelle, 2 punti alti. Quando ci troviamo nel punto V, lavoreremo il punto alto sul punto alto, 5 punti all'interno dell'archetto e un punto alto sul punto alto. Ci vediamo alla fine del giro. Ho lavorato tutto il mio giro e vado a chiudere con un punto bassissimo. Ora dovremo camminare con i punti bassissimi fino a questo punto, questo praticamente quello perpendicolare a questo qui, quindi sono 3 punti bassissimi. Entro nel punto successivo, punto bassissimo al numero 1, 2 e 3. Arrivato a questo punto faccio una catenella che andrà in sostituzione del nostro primo punto basso, dopodiché ne aggiungo altre 6. E entro nel sesto punto utile, 2, 3, 4, 5 e 6, faccio un punto basso, dopodiché aggiungo 9 catenelle. Entro nel nono punto disponibile e 9 con un punto basso, 6 catenelle, ed entro nel sesto punto disponibile, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nel sesto entro, punto basso, 9 catenelle, ed entro nel nono, con un punto basso, e alterno tutto il giro così, faccio 6 catenelle ed entro nel sesto punto utile con un punto basso, 9 catenelle, entro nel nono punto utile con un punto basso, vado a lavorare tutto il giro in questa maniera. Abbiamo iniziato con un archetto di 6 catenelle, dovremo finire con un archetto di 9 catenelle. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le mie ultime 9 catenelle, vado a chiudermi con un punto bassissimo nella prima catenella, quella che ha sostituito il primo punto basso del giro. Fatto il punto bassissimo, cammino per altri 3 punti, per altre 3 catenelle con 3 punti bassissimi, fino ad arrivare al centro dell'archetto. Dopodiché aggiungo una catenella che sarà il nostro primo punto basso, prendo il filo, mi sposto nell'archetto successivo, quello delle 9 catenelle, e vado a fare dentro 15 punti alti.
Realizzati 15 punti alti, mi sposto nell'archetto successivo, quello delle 6 catenelle, e faccio un punto basso. Dopodiché prendo il filo, entro nell'archetto dopo, quello di 9 catenelle, e vado a fare i miei 15 punti alti. Fatto i 15 punti alti, entro nell'archetto formato dalle 6 catenelle con un punto basso, riprendo il filo, entro nell'archetto di 9 catenelle e vado a fare i miei 15 punti alti. Lavoreremo tutto il giro in questa maniera, quindi entriamo nell'archetto di 9 catenelle, facciamo 15 punti alti, nell'archetto di 6 facciamo un punto basso, ci spostiamo nell'archetto successivo, 15 punti alti, tutto il giro, dopodiché andremo a chiuderci con un punto bassissimo nella prima catenella, quella che va a sostituire il primo punto basso del giro, e il nostro centrotavola sotto piatto è finito. Ci vediamo quando ho finito il lavoro. Ed ecco il lavoro terminato. Io ho voluto realizzarlo in giallo perché è un colore che mi ricorda l'estate, siamo in estate, quindi l'ho lavorato con questo colore, però potete lavorarlo con tutti i colori che volete, potete fare anche qualcosa di più elegante con un bianco, un panna o qualcosa di che richiama il Natale, facendo magari il centro in rosso e contornarlo con un filo dorato. Essendo comunque un centrotavola geometrico piuttosto semplice nel suo effetto, si adatta veramente a qualsiasi tipo di filato, anche uno sfumato volendo, perché no? La sfumatura renderebbe, perché abbiamo tanti punti pieni vicino all'altro, quindi renderebbe, oltre che la bellezza del disegno, si vedrebbe bene anche il filato sfumato. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.